Svolgiamo oggi il secondo quesito della seconda prova di matematica dell'esame di Stato del 2023 per i licei scientifici. Il quesito ci chiede: un dado truccato, con le facce numerate da 1 a 6, gode della proprietà di avere ciascuna faccia pari che si presenta con probabilità doppia rispetto a ciascuna faccia dispari. Calcolare le probabilità di ottenere, lanciando una volta il dado, rispettivamente un numero primo, un numero almeno pari a 3, un numero al più pari a 3. Visto che nel testo dell'esercizio ci viene detto che la probabilità che esca un numero pari è doppia rispetto alla probabilità che esca un numero dispari, se per esempio chiamiamo x la probabilità con la quale esce un numero dispari, allora 2x sarà la probabilità con la quale esce un numero pari. Il buon senso ci impone in questo caso di usare la variabile p e non la x. Ovviamente non fa alcuna differenza, ma visto che stiamo parlando di probabilità, viene anche più spontaneo utilizzare la lettera p. Quindi indichiamo con p la probabilità che esca un numero dispari. Di conseguenza 2p sarà la probabilità che esca un numero pari. Noi però che cosa sappiamo quando si lancia un dado? Sappiamo che la somma delle probabilità che esca ciascuno dei 6 numeri deve essere uguale a 1. Quindi lo indico con una P grande, la probabilità che esca 1 più la probabilità che esca 2 più la probabilità che esca 3 e così via fino alla probabilità che esca 6. La somma di tutte queste deve essere uguale a 1. Ma qual è la probabilità che esca 1, per esempio? 1 è un numero dispari, di conseguenza sarà P più la probabilità che esca 2, 2 è un numero pari, quindi sarà 2P, più la probabilità che esca 3, beh, abbiamo capito, vale P per i numeri dispari e 2P per quelli pari. Quindi arriviamo ad ottenere questa equazione in P. Una sola equazione con una sola incognita, direi che possiamo risolverla abbastanza semplicemente, essendo anche un'equazione di primo grado. Quindi se sommiamo tutti i monomi simili che abbiamo a sinistra dell'uguale, otteniamo 9p uguale ad 1. Quindi p deve essere uguale a un nono. Questo cosa ci dice? Che la probabilità che esca un numero dispari è uguale a un nono e che la probabilità che esca un numero pari è uguale a 2 per un nono, quindi a 2 noni. Avendo scoperto quindi quanto vale P, possiamo calcolarci le tre probabilità richieste. Quindi iniziamo dalla probabilità che esca un numero primo. Quali sono i numeri primi tra 1 e 6? Chiaramente sono 2, 3 e 5. Quindi noi dobbiamo trovare la probabilità che esca 2 oppure 3 oppure 5. Questo corrisponde semplicemente alla somma della probabilità che esca 2 con la probabilità che esca 3 con la probabilità che esca 5. Chiaramente equivale alla somma perché l'intersezione tra questi eventi è nulla, ossia la probabilità che esca sia il 2 che il 5 è pari a 0 chiaramente. Uscirà solamente uno dei due numeri e così per le possibili combinazioni. Quindi gli eventi sono disgiunti e la probabilità dell'unione coincide con la somma delle probabilità. Quindi la probabilità che esca 2 è 2 noni, essendo il 2 pari. Che esca 3 è un nono e che esca 5 è un nono. Quindi 4 noni è la probabilità cercata. Poi dobbiamo ricavarci la probabilità che esca un numero almeno pari a 3, quindi stiamo parlando dell'insieme da 3 fino a 6. Quindi come prima ci calcoliamo la probabilità che esca 3 oppure 4 oppure 5 oppure 6. Chiaramente valgono le stesse considerazioni che ho fatto prima, quindi questo è uguale alla probabilità che esca 3 più la probabilità che esca 4 più la probabilità che esca 5 più la probabilità che esca 6. Questo è uguale a un nono più 2 noni
più un nono più 2 noni. 6 noni che semplificato mi dà 2 terzi. E concludiamo con la probabilità che esca un numero al più pari a 3. Quindi stiamo parlando dell'insieme 1, 2 e 3. Esattamente come prima, calcoliamo la probabilità che esca 1, oppure 2, oppure 3. Quindi P di 1 più P di 2 più P di 3 è uguale a un nono più 2 noni più un nono, vale a dire 4 noni. Io ti ringrazio per aver visto questo video, spero ti sia stato utile. Ti ricordo di lasciare un like se ti è piaciuto e di iscriverti al mio canale se non l'hai ancora fatto. Ti lascio nelle schede in descrizione cliccabili in sovrimpressione la playlist dedicata alla risoluzione della seconda prova scritta per i licei scientifici dell'esame di Stato 2023 e il video precedente in cui ho risolto il primo quesito.